E buongiorno anche da parte mia. Moto in garage lungo la ZTL, Hotel San Michele, e là in fondo avete la piazza di Cortona. Ora noi ripartiamo, itinerario interessantissimo perché faremo Castiglion Fiorentino, Valico La Foce, diretti ad Anghiari. La pendenza non è poca e con la moto carica meglio far riscaldare il motore. Mi hanno detto che l'uscita dovrebbe essere la seconda a sinistra, poi fino in fondo c'è una porta e si esce. Dovrebbe essere Montamiata. In fondo si intravede il lago Trasimeno su questa enorme vallata. Scesi da Cortona c'è questo pezzettino di SR 142 super noiosissimo e super trafficato, e anche con semafori. E finalmente 100 metri alla rotonda per lasciare la SR a vantaggio di un'altra strada che pensavo fosse meno trafficata. Mercato stamattina a Castiglion Fiorentino. Ora però il traffico dovrebbe essere terminato, quindi ci godiamo queste infinite curve con il panorama sulla destra, oltre ad una temperatura sicuramente più piacevole perché in fondo c'erano 33 gradi. Like she stole my heart without knowing she did. Un susseguirsi infinito di ulivi. L'asfalto non è perfetto, la carreggiata non è larga, ma di vantaggio c'è che non passa praticamente nessuno. Ora iniziamo la discesa, pensavo di trovare una temperatura leggermente migliore, ma siamo sempre a 32 gradi, anzi 31, infatti quella percepita era leggermente più bassa. Scesi al valico con la testa che ci gira per le infinite curve. La zona che stiamo attraversando tra i comuni di San Sepolcro, Anghiari e Monterchi è un luogo d'eccellenza per la coltivazione del tabacco Kentucky, una varietà utilizzata per la produzione della parte esterna dei sigari toscani. La coltura del tabacco arrivò in Val Tiberina nel 1574, quando l'ambasciatore in Francia del Granduca di Toscana inviò alcuni semi della pianta originaria dell'America centrale al nipote, vescovo di San Sepolcro. Le prime coltivazioni a fini commerciali si hanno intorno al 1600, distinguendosi per l'eccezionale qualità. Dal 1910 la Val Tiberina ha investito nel settore, oggi base dell'economia della zona e volano culturale. Le foglie di un verde intenso poco prima della raccolta divengono giallo canarino ed infine marrone dopo i processi di fissazione del colore ed essiccazione prima di essere scatolate. Il tabacco Kentucky di queste zone è annoverato tra i top grade ed è conosciuto in tutto il mondo. E welcome to Anghiari. Vediamo di capirci qualcosa. Proviamo ad andare di qua che dovrebbe essere la via principale, ma è bellissimo, Con palazzi storici ai lati, estremamente tipica. Scusate che ho aperto la visiera, ma non posso fare diversamente con la temperatura. Se troviamo un posticino all'ombra. O Roma o morte, dice Garibaldi. Eccolo qua, la bellezza della moto. Ok. Anghiari è annoverata tra i borghi più belli d'Italia, ma quello che la rende importante da un punto di vista storico è che nella pianura sottostante si è combattuta la battaglia di Anghiari, dove si sono fronteggiate le truppe fiorentine e quelle milanesi. Le prime hanno avuto la meglio e Firenze ha annesso questo territorio al suo governo. Leonardo da Vinci aveva reso immortale questa battaglia con un affresco, purtroppo andato perduto. Il paese è reso unico e inimitabile dalla ripida e caratteristica ruga che lo attraversa e lungo la quale si sviluppa. Ospita uno dei pali più antichi della Toscana, già istituito dai fiorentini per celebrare la famosa battaglia del 29 giugno 1440 e corso dal 1441. Oggi si percorre a piedi o di corsa la strada in salita detta la Croce, con i corridori che indossano i colori dei propri comuni di appartenenza.
e ridiscesi nuovamente sulla terra. Ora 30 km esatti per il valico dello Spino. Saliremo a 1500 metri e la strada dovrebbe essere piacevolissima in quanto strada frequentatissima dai motociclisti. Pochissimi chilometri per Pieve Santo Stefano, ma bisogna dire che l'asfalto non è messo troppo bene, tantissimi avvallamenti, quindi torno a dire che queste sospensioni sarebbero da cambiare, o meglio, per non essere frainteso, non sono da buttare, ma al tempo stesso non sono performanti come ovviamente lo sono le sospensioni aftermarket. Valico dello Spino aperto, facciamola in quarta, anche perché queste strade, come si suol dire, sono la morte sua, ovvero la morte di questa moto. In teoria qua abbiamo gli ultimi 4 km, quindi riding mode dynamic, togliamo anche i controlli, tanto per far discutere un po' Sara dietro. Pesi troppo dietro, si alza ragazzi. Siamo arrivati a 1500 metri, ma noi andiamo a controllare perché come sempre non ci fidiamo di nessuno. Infatti siamo a 1057 metri come sosteneva Sara. Sì, perché il passo dello Spino è segnato come 1500 metri, qualche sito sosteneva che fossero 1057, confermiamo. È famoso per la cronoscalata, partendo dal versante di Pieve Santo Stefano, si è svolta dal 1965 al 1997 con lo stesso tragitto, si è trasformata un po' in una sorta di parata e non in una competizione. Quest'anno si svolgerà il 27 e il 28 settembre. Lungo la strada possiamo ammirare il santuario di Chiusi della Verna, costruito su uno sperone di roccia. Anche il CarPlay mi dice di fare una pausa caffè, forse all'interno del software ha il contacurve, una sorta di contapassi in versione moto. Superata da poco Stia, ora di nuovo tantissime curve per superare il valico Croce ai Mori. E non oso pensare alla temperatura delle gomme, le sento leggermente più morbide del solito. Comunque queste gomme, nonostante il semitassello, il peso, le temperature, che gli vuoi dire? Siamo entrati in provincia di Firenze. Deviazione appena fatta per l'Honda. La strada, come potete vedere, è ancora più piccola, sembra quasi ad una corsia. Piccolo abitato, non so se oggi abitato. Questa per me è la piscina o la bocciofila. Ma la cosa positiva è che non abbiamo incrociato un'auto da circa un'ora. Forse meglio non incrociarle qua. Stiamo scendendo vertiginosamente mentre la temperatura sta salendo 33 gradi. Ora scrivete nei commenti se qualcuno ha mai fatto questa strada, ovvero quella che da Stia conduce all'Honda. 35, se qua continuiamo a scendere arriviamo all'inferno. Eccola la strada provinciale, l'Honda. La sorellona mi trova un po' sofferente in questi giorni, devo riabituarmi alle temperature alte e anche alla moto, ci sta. Quindi con le vostre compagne, mogli, fidanzate dovete sempre battere il chiodo, mai appenderlo. No, ci sono donne molto più brave di me e ci sono donne che guidano, quindi io non dico nulla. Sì, invece lo dico io che sono sfortunato. Puoi dirlo forte. Ragazzi, ma come si fa a vivere all'Honda con queste temperature, in questa valle? Molto carina però l'Honda. E dopo circa 30 minuti a 36 ci ha fatto il regalo 37. Perché Vicchio, che è la città natale di Giotto, ci accoglie proprio con un surplus. Giotto, superi sempre il maestro. Appena superato Borgo San Lorenzo, autodromo Il Mugello, adesso alla ricerca di un po' di fresco. Si vede il circuito del Mugello.
ultimi 3, 4, 5 tornantoni. Rispondiamo al nostro amico Andrea Mini in diretta. Ti sto registrando, sto facendo gli ultimi 3 tornanti del passo gioco. Allora Andrea l'abbiamo perso, noi ci godiamo l'ultimo tornantone. Ok, e siamo arrivati. Ora cerchiamo qualcosa da mangiare e un pezzettino d'ombra. Passo del Giogo, 882 metri sul livello del mare. Pensavo era un po' più fresco, ma Caldo ragazzi, tanto caldo. Vi voglio far partecipi di una cosa, farvi rendere conto di come sono messa in questi 3 o 4 giorni, scendendo senza rendermene conto, perché non so neanche dov'è in realtà il tasto. Ho fatto questo e mi sono impaurita da sola, come per dire: ma chi è che mi suona? Addirittura mi suonate anche. È anche vero che oggi abbiamo fatto 2 milioni di curve con queste temperature, è dura, è dura. Bando alle ciance, però questo posto, il Passo del Giogo, è importante anche perché qui venne sfondata la linea gotica, la linea che i tedeschi avevano posto dopo che la linea Gustav, quella che attraversava la penisola italica nel punto più stretto tra il Lazio e Campania fino ad Ortona, era stata sfondata il 18 maggio precedente. Entrambe erano state volute da Hitler e instaurate proprio per rallentare l'avanzata degli americani che salivano dal sud Italia. e dopo il panino e il caffettozzo ripartiamo in compagnia. Oggi siamo fortunati perché abbiamo le guide locali. C'è da dire che sull'Appennino tosco-emiliano c'è da lasciarci gli occhi. Diciamo adesso che Andrea e Fabio ce ne daranno un buon assaggio. Dal punto di vista motociclistico bisogna dire che dal Passo del Giogo, se si continua verso la Futa, ragazzi, è tanta roba. Scesi fino a Firenzuola si risale per raggiungere il Passo della Futa. Tornantone. Penultimo tornante per arrivare in cima. Infatti il Passo della Futa è a 0,3 km. Cimitero militare germanico. Come io ho le conoscenze, questo sarebbe privato. Moto parcheggiata grazie al raccomandato. Ve lo presentiamo, eccolo qua, vive a 2 km, quindi conosce la situazione. Abbastanza. Ora ci farà da cicerone. No, non esageriamo. Abbiamo anche il co-navigatore, copilota. Sì, sì. Lo vedo un po' affaticato, lo vedo. Non si fare un buon contenuto. Una mappa dell'enorme luogo e 3 libri con nomi in ordine alfabetico di uomini e ragazzi giovanissimi accolgono il visitatore del più grande sacrario tedesco in Italia, inaugurato il 28 giugno 1969, dove riposano soldati caduti durante la Seconda Guerra Mondiale. Le potenze vincitrici della guerra concessero alla Germania la possibilità di edificare cimiteri nei paesi teatro di guerra solo negli anni 50. I numeri impressionano, più di 30.000 militari. L'area attorno al Passo della Futa fu teatro di battaglia, bombardamenti aerei e rappresaglie sulla popolazione civile per la cosiddetta linea gotica. Queste le foto di Firenzuola dopo giorni dall'inizio dell'attacco degli alleati della linea gotica, le foto prima, durante e dopo il bombardamento e ciò che restava del centro della cittadina dell'Appennino tosco-emiliano. Le truppe tedesche e alleate si scontrarono sulla linea difensiva voluta da Hitler e il 21 aprile 1945 le difese appenniniche tedesche crollarono sotto pesanti combattimenti. Un muro lungo 2000 metri si erge a spirale sulla montagna, racchiudendo le tombe dei caduti su terrazze e terminando con una lastra di muro che si erge ripida verso il cielo. E ti dice che è un fulmine, invece la so diversa, perché se ci fai caso dall'ingresso, dove ti ho detto c'è un muretto alto così, è il film della vita. Uno nasce, cresce, poi va lassù. Da lì una scala conduce alla sala commemorativa nella cripta. All'ingresso i loro nomi sono incisi su 5 grandi lapidi in pietra naturale. Sono tutte le divisioni militari che hanno posto targhe, hanno tutte le bandiere. Questa è la bandiera ucraina.
Abbiamo visto di sotto c'è un numero dei soldati che sono stati sepolti qui, però Andrea ci stava raccontando un'altra storia che viene aggiornata continuamente. Di questi cimiteri ce ne sono 3 in Italia, uno verso Cassino, questo della Futa e un altro su Ostermano. Quindi quando qualche ricercatore ritrova dei resti o che assomiglino a dei resti umani, l'esercito e i carabinieri del posto vanno, dicono sì, è un resto umano, vanno, sistemano e lo portano qui. Non tutti i corpi avevano questa mostrina, però in alcuni casi si trova, quindi c'è nome e cognome, e di lì si risale anche ai familiari se ancora in vita, e che è successo tante volte. È una storia infinita, come in tutte le guerre. Ci raccontano che qui è bellissimo al momento del tramonto, perché il sole tramonta in questa direzione e tutto si tinge di rosa e di arancione. Siamo in una terra di confine, di fatto siamo a pochissimi chilometri dalla Romagna e come al solito nelle terre di confine ci si prende un po' in giro, si crea del campanilismo. Andrea, com'è questo detto in italiano? Siamo in una zona dove nasce il Santerno e c'è un detto da 1000 anni in cui dice: la terra che il Santerno bagna parla tosco in terra di Romagna. Che detto in un romagnolo toscano sarebbe: la terra che Santerne bagna è scortuscan in terra di Romagna. top. Non ci sono portato. Ripartiti ed ecco il passo della Futa, 903 metri. E comunque ragazzi, devo riconoscere che andare in giro con la guida locale è sempre piacevole. Poi quando le guide sono amici di amici, anche se l'amico in comune è un po' tra virgolette una fava, Ne approfittiamo per salutarlo. ciao Emanuele, guarda che fava qua davanti. Salutiamo anche Fabio dietro perché abbiamo l'uomo scopa. Andrea ci sta indicando trattoria dal Bibo e casa sua. Praticamente lui vive qua ma è cresciuto di là. Che poi le persone del posto ti raccontano delle cose di cui non verresti mai a conoscenza. Ammettiamo che sono anche delle zone bellissime per le sue asperità. Ci raccontavano che un tempo qui nevicava tantissimo, oggi questo non avviene più. Se nevica tempo 2 o 3 giorni ed è di nuovo tutta sciolta. Sarà un po' il caldo che abbiamo sentito per arrivare fino a qua, ma vivere in queste zone penso che non sia male. Entriamo a Firenzuola. Scesi nuovamente dalla moto. Siamo fortunati perché Andrea, no, ce lo facciamo dire da lui. Io faccio lo scalpellino da 33 anni, 35 di lavoro, 33 di lavorazione Pietra Serena. Ovviamente si fanno in una maniera più moderna. Qui sotto dove entreremo ora si vede benissimo il mestiere antico che sta scomparendo, ma sta scomparendo quasi anche il mio. Infatti sono vicepresidente dell'associazione Scalpellini di Firenzuola. Qui si sta cercando di portare avanti questa tradizione che c'è in questo piccolo comune, che sono gli scalpellini appunto. Faticoso, duro anche, però anche tanta soddisfazione. Cioè abbiamo vicino Michelangelo della Pietra Serena e sono gli artigiani, sono quei mestieri antichi che purtroppo in tutte le zone d'Italia si stanno perdendo. Diciamo che la Toscana in questo è abbastanza maestra. Vamos! Questa è la nostra sede nel Museo della Pietra Serena. Il comune ci ha già dato il benestare, compreso questa sede qui storica, un laboratorio attrezzato per appunto portare avanti questa scuola e cercare di tramandare appunto, come ho detto prima, questo benedetto lavoro che purtroppo sta andando perso. Ci sono dei ragazzi giovani interessati? Nel nostro piccolo abbiamo avuto 5 ragazzi, di cui uno è lui, uno dei più interessati, però ancora sta studiando, sta facendo la laurea. Purtroppo quando si arriva, come si dice qui da noi, alle porte Cosassi, quando si arriva lì a svarcare la soglia da studente o da appassionato, a iniziare la mattina alle 8 e finire la sera alle 5 e mezzo al lavoro concreto, è un lavoro bello, interessante, non ce n'è più. Oggigiorno l'artigianato sta finendo. Il dramma più grande secondo me è che l'Italia potrebbe insegnare al mondo intero. Qui c'è la tradizione della pietra serena, Carrara ha quella del marmo, eppure proprio l'Italia che sta perdendo più di tutti su questo. Nel nostro piccolo siamo attratti anche da stranieri che ci hanno contattato tramite mail, che vorrebbero conoscere il materiale, imparare a lavorarlo, anche perché sono dei restauratori e prima di restaurare un qualcosa, in questo caso in pietra serena, vogliono conoscere la materia. Prima la conoscenza di come facevano un tempo e poi si arriva a metterci le mani. Sono come un po'
Le scarpe, ognuno ha le sue, questi non sono i miei e io so in parte adoperarli. Questa è una cosa semplice, si chiama incisione a V. Il marmo, per dire, si lavora bene, ma è un'altra cosa, più duro all'inizio. Comunque questo andrebbe levato tutto. Ettore ci racconta che fino agli anni 50 del Novecento per l'estrazione della pietra serena veniva utilizzata la tecnica della rimozione del cappellaccio. Arrivati al blocco da togliere, per tutto il giorno si sbatteva e girava il palo di ferro, la palamina, praticando dei fori lungo la pavimentazione della montagna. Prima dell'arrivo della polvere da sparo inserivano all'interno dei pali di legno dello stesso diametro della palamina, bagnandoli si gonfiavano, spaccando così la pietra. Con l'arrivo della polvere da sparo, una volta fatti i fori si inserivano all'interno i candelotti, facendoli poi esplodere. Per non rovinare il materiale interveniva lo scalpellino tagliatore che, a mano, realizzava delle tracce chiamate sacche, tutto intorno al blocco da estrarre, ponendosi sopra a cavalcioni. Venivano poi inseriti dei cunei all'interno per fare leva, sbattendo con la mazza il blocco si apriva. Quella forgia lì è stata realizzata con i resti di una cassetta delle munizioni. La pietra serena inizialmente non veniva utilizzata come pietra ornamentale o rifinitura delle case, ma per la realizzazione di beni essenziali per l'uso domestico. Questa è fatta a mano, però con i martellini, come vi spiegavo prima, pneumatico, hanno delle punte come queste, ci si viaggia. Una volta invece facciamo così. Questi sono i filari di cava, visto dal fronte del mito. La catena montuosa, la pietra serena la trovo anche in Abruzzo. Gli stessi movimenti. Il filare, il movimento dell'Appennino centrale è sempre quello. Questi sono i pezzi non buoni, poi si torna a un banco buono. Ovviamente si parte dall'alto e si va giù, quello in fondo è quello più antico e quindi anche il più duro. In teoria, poi c'è anche lì le varie stratificazioni in base all'era, in base anche al movimento della crosta terrestre stessa. Ci sono dei segni arancioni che non si chiama in gergo ruggine, ma sono degli scorrimenti di acqua ferrosa che lasciano e penetrano e tuttora si trovano queste righe gialle. Affioramenti di pietra serena l'abbiamo anche vicino a Firenze, qui c'è stato fatto nel 1500 tutta Firenze. Michelangelo, che era Michelangelo, le prime martellate le ha date sulla pietra serena. La scala della biblioteca laurenziana è tutta di pietra serena, delle cave di Maiano. Questa opera, completamente fatta a mano, è stata donata dalla famiglia di uno scalpellino alla sua morte, insieme a tutti i suoi attrezzi. E ancora ritrovamenti del punto dove siamo ora, scavando sotto blocchi di terra, in questo caso risalenti al XIX secolo. Due maestri scalpellini della mia associazione, Simone e Alberto, l'hanno donato, l'hanno ripreso da uno stemma di Firenze, invece del giglio di Firenze ci hanno fatto lo stemma di Firenzuola che è mezzo giglio e mezza croce. Anche questo ricavato completamente dal pieno e a mano, è tutto scavato. Un allievo di Filippo Brunelleschi prova, veramente in piccolo, a realizzare la tecnica della spina pesci. I mattoni arrivano fino a questo livello qui, tutti in linea, e poi cominciano ad essere a spina pesci. Questa cupola è autoportante, si regge da sola una volta secco. E infine l'opera di uno scalpellino che realizzava a mano i suoi scalpelli. L'uscita è terminata e la moto è stata al sicuro. Grazie al nostro guardiano, ovvero questo soggetto qua, questo qua. Adesso gli portiamo un po' di crocchette e un po' di acqua, grazie. Firenzuola, circa 4.000 abitanti, estensione del comune tra le più estese appunto d'Italia perché ha tantissime frazioni sparse per gli Appennini. Siamo in provincia di Firenze e sia Andrea che Fabio ci tengono a dire che il loro dialetto è meno stretto di quello specifico fiorentino, così magari lanciamo una lotta che è sempre un po' divertente. Lasciamo per il momento Firenzuola comune e risaliamo di nuovo sull'Appennino tosco-emiliano. E cambiamo nuovamente itinerario, ma bisogna ammettere che da queste parti a livello motociclistico, guardate la qualità dell'asfalto ma anche la quantità delle curve, per non parlare di questo quasi tramonto, il panorama che ci circonda.
parco giochi veramente per i motociclisti. Ecco perché da queste parti sono tutti bravi a guidare la moto. Ecco perché da queste parti c'è anche un circuito molto molto importante a livello internazionale. Ovviamente io con questo Panzer e con Sara dietro non mi posso divertire come si stanno divertendo loro. Sara che è doppio Panzer. Francesco sta dicendo questo secondo me è il più bel tratto fatto in moto. Località Peio, frazione di Firenzuola. Segnatevi ragazzi la SP117, è il fiore all'occhiello secondo noi di queste zone. Quella laggiù che vediamo immersa un po' nella foschia è Bologna. E Andrea ci diceva che qualche volta quando c'è temporale e torna il sole ed è tutto limpido, addirittura si riescono a vedere lontanissime le sagome delle Dolomiti. Questo è il panorama a 856 metri sul livello del mare. Iniziano a dipingersi nel cielo i colori del tramonto. L'Appennino, dove l'inverno è lunghissimo, ora ci sta regalando dei momenti estivi indimenticabili. E adesso andiamo a fare l'ultimo passo della giornata dopo averne fatti 1000, che è il passo della Raticosa. Ripio, tratto brevissimo. Tutti rivolti verso il tramonto. Odore di ciccia. Qui la domenica e il sabato non partite, questa è la più famosa. Arrivati a destinazione, ragazzi, sono stracotto. Oggi abbiamo fatto 10 ore e 30, penso 1 milione di curve. Poi domani ve lo mostriamo con calma il posto, perché anche la strada per arrivare è stata da favola. Caught behind Venetian blinds, out of reach for the city lights. This ain't where I belong. Hey, look at me, man, what I've become. I've been running east, looking for a sunset, digging deep since '99. What I thought was gone was sitting in my pocket in plain sight all along. I think it's time for me to go, burn all bridges. All I know, I got lost along the way, fell between the foam, pulling stitches. Time to let go, so come what may. Don't look before you leave. What you give, you get to keep. So long, farewell, bye-bye. Let's have a toast for those lost old lives. And my crew